Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come fare la calopside pappagallino così carino. Mi è stata fatta questa richiesta, andiamo a vedere come l'ho realizzata. Per questo progetto vado a utilizzare un uncinetto numero 3 mm. Per realizzare il pappagallino calopside andiamo a fare con il filato giallo chiaro un anello magico di 6 maglie, poi stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro, in tutto saranno 26 maglie basse. Facciamo altro giro di 26 maglie basse. Ora per le prime 2 maglie andiamo a sostituire il filato e andiamo a prendere questo grigio chiaro, oppure se volete farlo bianco, e andiamo a fare 2 aumenti nelle prime 2 maglie, un aumento nella prima maglia, l'altro aumento nella seconda maglia successiva. In totale saranno poi 28 maglie, ma le seguenti maglie, quindi solo le prime 4 saranno fatte con il filato grigio, le seguenti maglie le andremo a fare sempre con il filato giallo, quindi riprendiamo il filato giallo e proseguiamo il giro fino ad arrivare a 28 maglie con i nostri aumenti con questo filato, quindi solo queste maglie qui andranno fatte grigie. E anche questa volta andiamo a fare 2 aumenti nelle prime 2 maglie come abbiamo fatto prima, e come abbiamo fatto prima andiamo a sostituire per le prime 2 maglie, cioè le prime nostre maglie, il nostro filato giallo con quello grigio, quindi andiamo a fare i nostri 2 aumenti nelle prime 2 maglie qui, uno dietro l'altro, e poi proseguiamo il giro con il grigio fino ad arrivare da questo lato qui, quindi queste maglie le andiamo a fare grigie, e poi riprendiamo di nuovo il filato giallo. In totale poi saranno 30 maglie con i nostri 2 aumenti fatti solo nelle prime 2 maglie, quindi in totale 30 maglie lavorate. Quindi grigia deve venire solo questa parte qui. E come abbiamo fatto prima andiamo a fare sempre le prime maglie con il filato grigio, quindi aumentando sempre una da un lato e una dall'altro con il colore semplicemente, e poi andiamo a fare sempre 2 aumenti in questo punto qui, in totale saranno 32 maglie basse lavorate, e utilizziamo sempre il giallo per la parte finale, diciamo. Facciamo sempre un aumento qui e un aumento magari lo facciamo alla fine delle maglie grigie, in totale saranno sempre 2 aumenti e saranno 34 maglie, quindi lavorate sempre i vostri aumenti da un lato e l'altro fino a quando vi dirò di sostituire poi il filato. Quindi gli aumenti, anziché farli successivi, li potete fare anche da un lato e l'altro del filato grigio, l'importante è che ne fate 2, e quindi in totale saranno 34 maglie lavorate. Ora andiamo a fare altri 2 giri 34 maglie, sempre lavorando con gli stessi colori e gli stessi punti come abbiamo fatto quest'ultimo nostro giro, quindi andiamo a fare altri 2 giri uguali. Ora possiamo staccare con il filato giallo e proseguiamo solo con il filato grigio. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro, e saranno 36 maglie lavorate. E di nuovo facciamo un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro, in tutto saranno 38 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 3 giri 38 maglie basse, sempre utilizzando questo filato. Una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro, e saranno 36 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro, e saranno 34 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro, e saranno 32 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro, e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Facciamo un altro giro di 24 maglie basse. Riempiamo con la vatta sintetica, diamo un po' la forma in questo modo e andiamo a fare ogni 2 maglie una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie basse. Lavoriamo le 18 maglie per altri 2 giri. Riempiamo altro poco la vatta sintetica e facciamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro, e saranno 12 maglie basse.
un altro giro di 12 maglie basse, una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse, un altro giro di 10 maglie basse. Riempiamo ancora con l'ovatta sintetica e facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro, in totale saranno 8 maglie basse. Lavoriamo per altri 6 giri 8 maglie basse e poi proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere tutto. Naturalmente andiamo a riempire sempre per volta. E dopo aver fatto le nostre diminuzioni possiamo chiudere il lavoro e poi andremo a nascondere il filo all'interno. Diamo bene la forma al nostro pappagallino. Dobbiamo fare questo piccolo segno qui, cercando di creare la pancia. Andiamo a distribuire bene l'ovatta sintetica all'interno e quindi diamo bene la forma al pappagallino. Ci aiutiamo magari con l'uncinetto in questo modo. Per le ali vado a utilizzare questo filato un po' miscelato tra bianco e grigio, ma potete utilizzare anche un grigio più scuro, oppure se l'avete fatto bianco potete fare anche le ali bianche. Per le ali andiamo a fare un anello magico di 6 maglie, stringiamo il nostro anello, facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e in tutto saranno 30 maglie basse. Volendo possiamo fare anche per metà utilizzando il filato bianco come preferite. Dobbiamo farne altri 3 pezzi uguali, perché 2 serviranno per fare le ali sopra, mentre per le ali di sotto serviranno altri 2, però le andremo a piegare in questo modo e andremo a lavorare poi chiudendo questa parte qua utilizzando delle maglie alte per rifinire questa parte di sotto dell'ala. Quindi andiamo a fare altri 3 uguali allo stesso modo e poi vi faccio vedere come rifinire la parte di sotto. Per la parte di sotto delle ali le andiamo a piegare in questo modo qui e dobbiamo lavorare chiudendo le parti utilizzando le maglie alte. Quindi prendiamo sia questa maglia qui davanti, entriamo qui, prendiamo anche quella di dietro e andiamo a fare la nostra maglia alta in questo modo. Prendiamo di nuovo il filo, entriamo sia in questa maglia che in quella di dietro e andiamo a fare la nostra maglia alta. In questo modo andiamo a chiudere sia la parte che a rifinire il tutto. Quindi solo per l'ala di sotto e le 2 parti dell'ala di sotto facciamo in questo modo. Quelle di sopra invece ci fermiamo solo a 30 maglie. E viene chiuso così e viene rifinito in questo modo. Alla fine andiamo a chiudere il lavoro e dobbiamo poi andarla a cucire sotto quest'altra ala qui. In questo modo. Per realizzare la parte davanti che va sopra il musetto andiamo a avvolgere un po' di filo giallo intorno alle dita e poi andiamo a fermare la parte centrale. Andiamo a tagliare con le forbici l'estremità e poi andremo ad applicare questa sulla parte davanti. Andiamo a cucire questa parte qui e qui sotto andremo a fare il becco. Andiamo a fermare prima al centro qui questa parte prima aperta e poi andremo a sollevarla così dopo averla cucita e facciamo poi il becco sotto. Poi con ago e filo sottile andiamo a creare il becco, facciamo più volte il passaggio fino a riempire un po' la zona.
Inseriamo l'occhietto e con un po' di filato grigio andiamo a contornarlo in questo modo. Andiamo a fare la stessa cosa anche per l'altro lato dell'occhio. Per le guanciotte andiamo a fare un anello magico di 8 maglie e poi li andiamo a posizionare qui sotto l'occhio. Stringiamo l'anello e quindi fermiamo così. Posizioniamo poi le ali così, queste piegate sotto e queste aperte sopra, e andiamo a cucire bene tutto intorno. Per le zampette potete vedere o l'altro tutorial dove ho fatto con il filo di ferro, oppure possiamo fare semplicemente in questo modo. Andiamo a fare 8 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 e 8, facciamo una per girare e poi facciamo 4 maglie bassissime, 1 2 3 e 4 nella catenella, poi facciamo 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, facciamo una per girare e di nuovo andiamo sulla catenella e facciamo 4 maglie bassissime nelle 4 catenelle. Proseguiamo poi sulla catenella restante e facciamo le ultime 4 maglie bassissime. Fatto questo possiamo poi chiudere il lavoro e andiamo a mettere un po' nella colla Vinavil, facciamo indurire leggermente e cerchiamo di dare un po' la forma mentre si stanno asciugando. Diamo un po' la forma piegata a mo' di zampetta in questo modo, così una volta asciutto diventeranno un po' più rigide e potremo poi andarle a incollare o a cucire alla base del nostro pappagallino. Quindi volendo possiamo andare già a cucire e poi bagniamo leggermente con la colla Vinavil e la facciamo poi asciugare cercando di dare un po' la forma alla zampina. Volendo con un po' di filo bianco potete andare a disegnare un po' di righe così in modo da simulare le macchie bianche sull'ala. Questo è facoltativo, vedete un po' voi. Questa è la mia calopside terminata, spero che vi piaccia, ringrazio che la persona mi ha fatto questa richiesta, vi abbraccio, vi mando un grande bacio, vi aspetto al prossimo e lavoriamo che ci consoliamo, ciao ciao!